Welcome to NLA. Il gran finale per Nintendo Switch si preannuncia esplosivo, non tanto per i titoli esclusivi della grande N, quanto per la straordinaria quantità di JRPG di terze parti in arrivo. Con l'avvicinarsi del 2025 la console ibrida è pronta a ricevere una serie di giochi di ruolo epici che prometteranno di intrattenere gli utenti per centinaia di ore. Soltanto la mole di tempo necessaria per i titoli che arriveranno a marzo potrebbe bastare per coprire l'intero anno. E tra quest'ultimi c'è persino un titolo che richiede anche 1000 ore di gioco per essere completato al 100%, offrendo una profondità e una longevità senza precedenti. In questo video, divisi in due parti, analizzeremo dapprima i principali titoli in arrivo, quelli più attesi dai fan, e successivamente ci concentreremo sui titoli minori ma altrettanto validi, oltre a discutere delle nuove produzioni che potrebbero essere annunciate. Ma prima di scoprire quali avventure ci attenderanno nel corso del 2025, se gradite contenuti del genere potete supportarli lasciando un bel mi piace, iscrivendovi al canale se siete nuovi ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Il primo gioco a sbarcare su Nintendo Switch, previsto per il 16 gennaio, è Donkey Kong Country Returns HD, remaster in alta definizione del celebre platform sviluppato da Retro Studios. La trama segue lo scimmione di Diddy Kong mentre cercano di recuperare la loro preziosa scorta di banane rubate dalla tribù Tiki Tak che ha ipnotizzato tutti gli animali dell'isola. I due protagonisti devono quindi affrontare numerosi ostacoli, nemici e boss per riportare la pace nel loro habitat che spicca per l'eterogeneità ambientale, passando da giungle a spiagge, da vulcani a fabbriche in rovina. Ogni mondo offre una sfida unica e raccogliendo le lettere Kong si sbloccheranno livelli di difficoltà molto superiori rispetto a quelli normali. Mantenendo il feeling originale della serie attraverso tanti ispiratissimi livelli, gli utenti potranno sfruttare una vasta gamma di movimenti, tra cui salti, rotolamenti e attacchi a terra per superare gli ostacoli e sconfiggere i nemici. Il titolo, oltre alla grafica aggiornata, include anche i livelli inediti del porting per Nintendo 3DS. Il 6 marzo esce Suikoden 1 e 2 HD Remaster, una versione in alta definizione dei primi due capitoli della celebre serie di giochi di ruolo giapponesi sviluppata da Konami. Questa edizione aggiornata include miglioramenti grafici e audio che rendono i giochi accessibili agli standard contemporanei senza perdere il fascino retro degli originali. In Suikoden 1 vestiremo i panni del figlio di un generale dell'impero di Scarlet Moon coinvolto in una ribellione contro il regime corrotto. Durante l'avventura dovremo reclutare 108 personaggi noti come le stelle del destino per combattere contro la monarchia e riportare la pace nel regno. Suikoden 2 esplora invece i temi di amicizia, tradimento e le conseguenze della guerra, offrendo una narrazione altrettanto coinvolgente. I combattimenti a turni vedono ogni membro del party dotato di abilità uniche che devono essere utilizzate strategicamente per affrontare nemici vari e potenti boss. Caratteristica distintiva dei titoli è il sistema di rune che permette di equipaggiare magie e abilità speciali, aggiungendo un ulteriore strato di profondità tattica. Oltre all'interfaccia utente aggiornata si potrà godere di varie migliorie, tra cui la possibilità di salvare in qualsiasi momento, rendendo l'esperienza di gioco ancora più fluida e piacevole. Il 20 marzo ritorna Xenoblade Chronicles Cross con la Definitive Edition, una versione migliorata del celebre JRPG di fantascienza prodotto da Monolith Soft, dotata di veste grafica rinnovata, nuovi sviluppi alla trama e miglioramenti audio. Ambientato nel 2054, il gioco segue i superstiti umani che dopo un conflitto intergalattico che ha distrutto la Terra si rifugiano su Mira, un vasto e inesplorato pianeta alieno. Gli utenti potranno vagare liberamente in ambienti diversi come oceani, pianure, montagne e giungle, affrontando
affrontando creature ostili e ottenendo risorse essenziali per il procedere dell'avventura. Nel gioco si dovranno creare alleanze, affrontare nemici e completare missioni per garantire la sopravvivenza dell'umanità. Il sistema di combattimento è profondo e intelligente, con una vasta gamma di attacchi speciali, abilità e classi. Gli utenti potranno inoltre pilotare i giganteschi skells, personalizzarli e utilizzarli sia in combattimento che per esplorare sotto una nuova prospettiva il mondo. Per finire, la storia inedita esclusiva di questa edizione dovrebbe collegarlo ufficialmente alla trilogia principale, che d'ora in avanti dovrebbe chiamarsi a tutti gli effetti quadrilogia. Il giorno dopo, il 21 marzo, è il turno di Atelier Yumiya The Alchemist of Memories and Envision Land, un action RPG sviluppato da Gast e pubblicato da Koei Tecmo. Questo è il 26esimo titolo della serie principale Atelier ed è ambientato in un semi-open world che offre scorci suggestivi e incantevoli. La storia ruota attorno a Yumiya, una giovane alchimista che, esplorando le rovine dell'impero aladissiano, cerca di scoprire la verità dietro la scomparsa di sua madre e l'arte proibita dell'alchimia. Il gameplay combina esplorazione, combattimenti in tempo reale e crafting di oggetti, con la possibilità di utilizzare un'arma a distanza per raccogliere materiali e interagire con l'ambiente. Per la prima volta potrà avvenire direttamente sul campo la creazione di oggetti alchemici che potranno essere utilizzati durante i combattimenti, che avvengono in tempo reale e prevedono la selezione di diverse abilità, ognuna con un proprio numero di cariche e tempi di recupero. Il giocatore potrà inoltre muoversi liberamente sul campo di battaglia per schivare gli attacchi nemici. La gestione della base, ereditata dal terzo capitolo di Raiza, permetterà di costruire e personalizzare strutture utili durante l'avventura. Koei Tecmo, insieme a Monolith Soft, è una delle pochissime software house che, nonostante budget e risorse limitate, punta sempre sulla qualità dei suoi prodotti e al miglioramento rispetto agli episodi precedenti. Annunciato nell'ultimo Nintendo Direct per un generico 2025, The Legend of Heroes Trails in the Sky Remaster permetterà di rivivere il primo capitolo non solo della relativa trilogia, ma più in generale dell'enorme serie Trails sviluppata da Neon Falcom. Ambientato nel regno di Liber, segue Estelle e Joshua, due giovani Bracer, nella loro missione per mantenere la pace e svelare un oscuro complotto che minaccia il regno. Dopo il ritorno del padre di Estelle, i due inizieranno un viaggio attraverso Liber, uno dei tanti regni dell'enorme continente di Zemuria. Il gameplay alterna combattimenti a turni su griglia con l'esplorazione di mappe, permettendo l'interazione con numerosi personaggi non giocanti attraverso dialoghi che evolvono col procedere della storia. La trama è suddivisa in un prologo e 4 capitoli, ognuno dei quali offre una prospettiva unica su vari eventi e personaggi del gioco. Il titolo originale fu accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico grazie alla dettagliata grafica 3D, la meravigliosa colonna sonora, il sistema di combattimento strategico, ma soprattutto per la complessa trama popolata da personaggi indimenticabili e con una narrazione piena di colpi di scena. Privo di una data di rilascio specifica, il professor Layton e il nuovo mondo a vapore è un'avventura grafica creata da Level 5. Dopo tanti anni di assenza, il celebre archeologo e il suo assistente Luke tornano in questo nuovo capitolo della serie esplorando Steam Bison, una città tecnologicamente avanzata in un mondo alternativo dominato dall'industrializzazione e permeato da macchinari a vapore. I giocatori dovranno sfruttare le loro capacità logiche per risolvere enigmi e avanzare nella trama, che ruota attorno a un misterioso pistolero fantasma e a un grande incidente che ha colpito Steam Bison. Questo titolo promette di mantenere l'elevato livello di qualità e la complessità narrativa tipici della serie, offrendo al contempo meccaniche di gioco innovative e una nuova affascinante ambientazione. Ogni scenario è dettagliato e immersivo, garantendo un'esperienza visiva straordinaria in linea con i precedenti episodi. Rimanendo fedele allo spirito della serie e proponendo un'avventura inedita, il gioco è adatto sia ai fan di lunga data sia ai nuovi utenti.
Infine, sprovvisto anch'esso di data d'uscita, troviamo Metroid Prime 4 Beyond, l'ultima avventura sviluppata da Retro Studios. Questo nuovo capitolo seguirà Samus Aran, la cacciatrice di taglie spaziale, mentre esplora nuovi mondi e affronta pericoli sconosciuti. Il gioco, come il resto della serie, unirà l'esplorazione in prima persona e combattimenti intensi, permettendo di utilizzare le abilità iconiche come la Morpho Ball e il visore termico per risolvere enigmi e sconfiggere nemici. La storia si svolge in un futuro misterioso, con Samus impegnata a indagare su una nuova minaccia aliena che potrebbe compromettere l'intera galassia, in un viaggio in cui troverà volti familiari e si imbatterà in sfide formidabili. E le criptiche ambientazioni, assieme all'evocativa colonna sonora, intensificheranno ulteriormente l'atmosfera cupa del titolo. Con una nuova storia, meccaniche di gioco innovative e grafica superba, Metroid Prime 4 Beyond è destinato a diventare un must per gli amanti della serie e delle avventure spaziali. Sebbene i titoli appena menzionati rappresentino i più attesi nel panorama videoludico per Nintendo Switch nel 2025, ci sono molti altri giochi di rilievo in arrivo che meritano attenzione. Tra questi troviamo Trails to Daybreak 2, il seguito del capitolo già rilasciato l'anno scorso, Little Nightmares 3, terzo episodio dell'inquietante viaggio di Bandai Namco, Croc, Legend of the Gobos, che segna il ritorno della celebre icona, Moth Cabit, un particolare RPG in stile pixel art, Star Overdrive, un gioco di corse spaziali, Run Factory, Guardians of Zuma, il nuovo capitolo della serie di simulazione agricola, Dragon Quest 1 e 2 HD, riproposizione dei classici RPG in alta definizione, Fantasy Life, il gioco di simulazione prodotto da Level 5, Inazuma Eleven Victory Road, il nuovo titolo della famosa saga di calcio, e Pokémon Legend ZA, l'ultimo gioco della nona generazione Pokémon. Inoltre vorrei discutere dei titoli ancora non ufficializzati ma quasi certi. Innanzitutto è praticamente sicuro che un nuovo capitolo di Super Mario in 3D sarà pronto per il lancio della console, promettendo nuove avventure e mondi da esplorare. Inoltre ci sarà molto probabilmente una remaster di un gioco di The Legend of Zelda, con The Wind Waker in cima alla lista delle possibilità, dato che le voci sono nell'aria già da tempo. Infine, il nuovo progetto di Masahiro Sakurai potrebbe essere un seguito di Kid Icarus o magari un progetto completamente nuovo e inaspettato. Quelli analizzati sono solo alcuni dei titoli che potrebbero arricchire ulteriormente il catalogo di Nintendo Switch nel 2025. Con l'imminente reveal della prossima console possiamo aspettarci novità ancora più emozionanti per l'anno corrente. Intanto scrivetemi qui sotto nei commenti quali giochi pensate di acquistare nel corso dell'anno e quali vi piacerebbe vedere sul successore di Switch. Per non perdervi nessun aggiornamento potete anche seguirmi su tutti i miei social, tra cui Instagram, dove pubblico istantaneamente le notizie più importanti. In sovrimpressione potete vedere i miei ultimi contenuti realizzati. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!